È passato un mese dall'ultimo video e adesso vi sto parlando dal Marocco, ma facciamo un recap di tutto quello che è successo in questo mese per capire come ci sono finita qua. Allora, come già appunto vi avevo accennato nell'altro video, siamo partiti per Tenerife per festeggiare il mio compleanno insieme anche a mia madre e mio fratello. Siamo stati tutti insieme circa una settimana a casa di questa famiglia di italiani con cui avevamo fatto amicizia appunto a Tenerife. Durante questa settimana, abbiamo festeggiato il mio compleanno mangiando tutti insieme e abbiamo fatto vedere alcuni dei punti più belli dell'isola e ci siamo goduti i momenti e non ho fatto nessun video. Dopodiché, come già vi avevo detto, avremmo dovuto fare circa in totale un mese a Tenerife, facendo appunto volontariato, ma dopo 2 settimane siamo scappati via dal volontariato, ma adesso vi spiego perché. Allora, praticamente il volontariato che avevamo scelto tramite Workaway era da questa famiglia di svizzeri, sono una famiglia di hippie svizzeri che chiedevano principalmente aiuto per il giardinaggio con qualche altra mansione richiesta ogni tanto, e c'era scritto che poteva capitare che si doveva dare un occhio alle 3 bambine che avevano di 2, 6 e 8 anni. Arriviamo lì, il nostro alloggio era un camper, un vecchio mezzo militare camperizzato, diciamo. Loro dormivano in un altro camper, poi c'erano altri 2 camper e una tenda che sarebbero stati usati dagli altri che sarebbero arrivati nei giorni seguenti. C'era bagno e cucina in comune dentro delle grotte, perché loro vivevano in questo posto che era un terreno agricolo, quindi non avevano neanche l'indirizzo, con 3 grotte scavate dentro sta montagna. In una c'era la cucina, in una c'era il bagno e nell'altra l'officina. Allora, i problemi erano vari. Partiamo dal presupposto che, come appunto vi ho detto, avremmo dovuto fare giardinaggio. Un giardino non ce l'avevano, avevano un albero di papaya e 2 cosi di rucola, quindi non abbiamo mai fatto giardinaggio. E la cosa che facevamo la prima settimana, io ho fatto tutto il tempo da babysitter a queste 3 bambine, che si pensa famiglia di hippie, le bambine saranno più autonome, più sveglie, di sicuro, cioè si pensa sia un tipo di bambino diverso da quello che ormai sono oggi, no? Completamente assuefatti dalla televisione, già dal telefono. Invece erano più viziate dei bambini che vivono in città, non avevano regole, per loro non esisteva il no, quindi è stato veramente molto pesante fare da babysitter a queste bambine. E per farvi capire, noi il pomeriggio ce l'avevamo libero, però dovevamo stare chiusi dentro il nostro camper, perché se ci vedevano fuori che stavamo anche solo rilassando, come era nostro diritto fare perché avevamo fatto le nostre ore, ci sbolognavano comunque le bambine. E un giorno una di queste bambine, non contenta perché non stava ricevendo attenzioni, si è messa a camminare, correre, sbattendo i piedi sopra il tetto del nostro camper, con il padre che la guardava e non gli ha detto niente. È andato avanti 20 minuti così, quindi appunto loro erano abituati a poter fare tutto. Ma andiamo agli altri punti che non ci sono piaciuti. Allora, su Workaway c'è chi cerca aiutanti, diciamo, scrive appunto che tipo di lavoro faranno e quante ore faranno e cosa daranno in cambio. Questi, lasciando stare appunto che non abbiamo fatto quello che c'era scritto, perché invece che fare giardinaggio abbiamo fatto da babysitter e raccolto pietre sotto il sole tutto il tempo, spaccato il cemento, il pavimento di cemento della grotta, cose così, diciamo, non molto leggere, che non erano state specificate nella descrizione. Questo perché probabilmente se no nessuno sarebbe andato a farle, infatti sono stati falsi su questo. E va bene. Comunque dovevamo fare 5 ore, le ore sono sempre state più di 5, diventavano 5 e mezza, 6 di qua e di là, e avevano sta lavagnetta in cui segnavano le ore. E la tipa ci fa: vabbè, ma non preoccupatevi perché abbiamo visto che in questi giorni avete fatto più ore, quindi le recupererete il venerdì. E abbiamo detto va bene, così venerdì finiamo prima e abbiamo il weekend un po' più lungo. Spoiler, non ce le hanno mai fatte recuperare, anzi hanno fatto finta di avercele fatte recuperare, e il venerdì Amedeo ha fatto le sue 5 ore e io ne ho fatte 5 e mezza, quindi ne ho fatta ancora mezz'ora in più e loro hanno fatto finta, hanno detto no, ma noi ve le abbiamo fatte recuperare, siamo sicuri, ce lo siamo segnati, ma noi siamo sicurissimi che non è così perché abbiamo guardato l'ora e questo era. Quindi già qua non ci è andato bene perché mi stai fregando. Poi appunto il cibo era compreso in cambio di queste 5 ore di lavoro,
ma ci davano pochissimo da mangiare, cioè un piattino grosso così di pasta, 2 verdure, per colazione doveva esserci ogni giorno sempre solo il pane fatto in casa, ma non c'era neanche quello, perché 2 o 3 giorni è anche capitato che non ci fosse neanche la colazione. Ma poi, altro grande problema era la pulizia. Vi giuro che non abbiamo mai visto delle persone così sporche. Partiamo dal presupposto che non usavano il sapone per niente, ma quando dico per niente intendo per niente. Lavatrice senza sapone, i piatti non si lavavano col sapone, praticamente avevano queste 2 bacinelle in cui immergevano i piatti, passavano un po' la spugna e poi li mettevano via, cioè quello per loro era un piatto pulito. Infatti i piatti non erano mai puliti, sempre untissimi, anche perché basta che metti il primo piatto sporco d'olio dentro la bacinella, gli altri non verranno mai puliti, quindi anche lì straschifo. Poi i bicchieri dovevamo usarli almeno 2 o 3 giorni prima di lavarli, secondo loro, quindi vabbè. Il problema è che tu li lasciavi su sto tavolo in cucina, perché loro ti dicevano lascialo lì, e dicevano non lo usiamo noi perché sappiamo che è tuo. Uno, ci ritrovavi tutte le mosche dentro, perché ovviamente con lo sporco arrivano le mosche e va bene. E poi appunto le bambine, cioè magari ci pucciavano il pennello mentre usavano gli acquarelli, cose così, cioè lo ritrovavi sempre sporchissimo, e dico, cioè va bene tutto, ma anche no. Poi loro si lavavano senza sapone quando si lavavano, perché intanto non si sono mai lavati i denti, quella vabbè, igiene loro, però che schifo. E si lavavano tipo una volta a settimana solo con l'acqua, e i capelli sempre solo con l'acqua circa una volta ogni 2 settimane. Ma lei, vabbè, non faceva niente tutto il giorno, perché lei diceva no, perché io ho da fare, quindi mi scaricava le bambine a me, ma in realtà lei non faceva niente, stava lì col telefono, si faceva i fatti suoi. Un giorno fa vado via perché devo andare a lavorare, in realtà non è vero, è andata a fare Pilates. Però vabbè, lui però stava anche tutti i giorni insieme a noi a tirar su le pietre o comunque tagliare il legno, così, quindi era sporchissimo, cioè come fai a non lavarti così? Però ripeto, quella è igiene loro e è un problema loro. Però qual era il problema di questa cosa? Che non si lavavano neanche le mani prima di far da mangiare, quello che schifo, perché me lo mangio pure io. E poi il livello di pulizia era così scarso, tanto che avevano i topi che camminavano dentro le pentole, ma non le pulivano dopo che avevano visto il topo, e il topo porta malattie, lo sappiamo bene, quindi abbiamo detto vabbè, andiamocene, perché non ce n'è una di cosa che va bene. Poi comunque lo sporco è anche pericoloso perché può portare malattie. Abbiamo poi parlato con un ragazzo che vive a Tenerife da anni, ci hanno detto che lì ci sono tanti posti così che ne approfittano delle persone e vivono in queste condizioni qui, tanto che a pochi chilometri di distanza dove abbiamo fatto noi volontariato c'è un altro posto dove tutti i volontari si sono presi l'epatite, quindi capite che abbiamo fatto bene ad andarcene, perché non si sa mai quello che ti puoi prendere. Poi dentro il nostro camper c'era un frigo ma non andava, c'era il lavandino ma non c'era l'acqua, quindi vabbè. E poi ci facevano anche i dispetti, perché la nostra corrente, la corrente del nostro camper era collegato al loro camper, e quindi loro avevano un interruttore per staccarci, e se durante il giorno era successo qualcosa che non era secondo i loro piani, non gli era piaciuto, la sera facevano gli scherzetti che spegnevano la luce, quindi appunto ci facevano questi scherzetti qui come punizione, ci staccavano la corrente per 15-20 minuti la sera, così stavamo completamente al buio. Ma vabbè, quindi alla fine abbiamo detto andiamocene, perché non c'è niente che va bene, tanto che appunto la sera gli diciamo, inventandoci una scusa, cioè neanche dicendogli perché realmente ce ne andavamo, gli abbiamo detto che avevamo avuto un'offerta di lavoro per quello che è la nostra professione, e quindi gli abbiamo detto capite che non possiamo rifiutare, perché è una grande opportunità per noi. Nonostante appunto ci fossimo inventati questa scusa, la reazione è stata imbarazzante. Lei che si è messa a piangere, che era disperata perché il giorno dopo sarebbero dovuti arrivare degli ospiti che pagavano, che volevo dire, pagare per stare in quel posto lì, madonna. Vabbè, e quindi aveva assolutamente bisogno del nostro aiuto per pulire la tenda in cui avrebbero dormito, perché ci volevano 2 giorni interi di lavoro per pulire sta tenda. E lui, ancora peggio di lei forse, che a metà discorso di noi che gli spiegavamo che appunto dovevamo andarcene il giorno seguente, lui se ne va.
non ci guarda più in faccia, non ci ascolta più, si mette su le cuffie, quello per non sentire il suono, e se ne va a farsi i fatti suoi, che io dico cos'hai, 5 anni, anzi forse il bambino di 5 anni reagisce in modo più maturo, ma vabbè. Allora noi diciamo a lei, guarda, se è un grandissimo problema così come dici di pulire sta tenda, se vuoi domani mattina noi rimaniamo qua, ti diamo una mano a sistemare sta tenda e poi ce ne andiamo, anche se gli abbiamo detto per noi così è un po' scomodo, però possiamo farti questo favore. E lei fa, va bene, meglio di niente. Vabbè, ci alziamo la mattina seguente, andiamo lì pronti per pulire sta tenda, ci mettono a raccogliere le rocce sotto il sole ancora e poi a fare tutto il pavimento della caverna. E dico, scusami, hai pianto? Ti servivano 2 giorni per sistemare la tenda, era necessario il nostro aiuto, mi mette a raccogliere le rocce. Vabbè. Poi mi fa svuotare da tutta la nostra roba il camper prima del tempo in cui avremmo dovuto svuotarlo, perché dice che hanno cambiato idea e questi ospiti non li mettono più a dormire nella tenda, ma li metteranno a dormire nel nostro camper. Va bene, svuoto tutto, pulisco tutto il camper, finito di pulire il camper mi metto a pulire la tenda, mi stai prendendo per il culo letteralmente. E poi appunto ho pulito sta tenda e l'ho pulita in mezz'ora, quindi proprio una scenata falsa e inutile. E quindi questo è stato il finale di questa esperienza orribile. Quindi poi ce ne siamo andati, finalmente siamo tornati a casa dei nostri nemici, siamo rimasti lì 5 giorni che ci hanno fatto dormire lì gratis, ci hanno ospitato, ci hanno fatto questo favore, perché poi la domenica avremmo dovuto prendere il volo per venire in Marocco. Quindi appunto arriviamo in Marocco, siamo arrivati, abbiamo fatto una notte a Marrakech in un riad, molto carino e super comodo perché è a 2 minuti dalla piazza principale. Abbiamo girato un po' Marrakech, abbiamo fatto il giro di sera, infatti adesso vi faccio vedere un po' quali sono le vibes di Marrakech. Adesso invece ci troviamo appunto in Marocco e stiamo facendo un'altra esperienza di volontariato. Anche qui dovrebbe durare un mese, qui penso che ci rimarremo veramente un mese perché il posto ci piace molto e anche quello che dobbiamo fare è molto tranquillo. Adesso vi faccio vedere tutta la proprietà che è grandissima e molto bella e vi spiego poi nel mentre che cosa facciamo qui. Allora, partiamo da qui, questo è l'ingresso e proseguiamo di qua. Qua c'è la zona lavanderia. Qua si stendono i panni e lì dentro c'è la lavatrice e c'è il bagno degli operai, perché noi siamo qui come volontari, oltre a noi c'è un'altra coppia, sono 2 ragazzi ungheresi, siamo nella proprietà di una signora francese, c'è una ragazza francese che invece lavora proprio stipendiata da lei e poi questa signora ha assunto vari operai arabi e marocchini appunto e quindi quello è il loro bagno. Poi proseguiamo di qua. Questo già potete intravedere un po' il giardino, qua a sinistra c'è la nostra stanza. Qua dentro c'è la nostra camera, qua di fianco c'è la camera della ragazza francese e qua c'è il nostro bagno in comune con lei. La stanza è molto piccola però va più che bene. Adesso c'è un casino assurdo, però comunque
abbiamo un letto vero, una stanza privata, un po' di privacy, quindi di sicuro meglio di quello che abbiamo avuto le 2 settimane a Tenerife. Il bagno invece è molto carino, zona bagno, e questa è tutta la doccia che è veramente gigante, poi è anche comoda perché è una di quelle con i posti per sedersi, quindi direi che questa volta ci è andata anche di lusso. Ora proseguiamo il tour sempre stando sulla sinistra. Qua c'è l'ufficio dove lavora la ragazza francese, invece di qua, oltre ad esserci un bellissimo esemplare peloso svaccato, e ce ne sono 2 qua di cani, ma l'altra l'hanno portata via perché la signora va via per il weekend e piange tutto il tempo, se la lascia qua, quindi se l'è portata e ha lasciato qua solo lui. Possiamo ammirare tutta la bellezza di questo essere, che è svaccato davanti alla cucina. E ora se ci fa entrare possiamo vedere. Questa è la cucina, qua si mangia in inverno, comunque quando c'è brutto tempo, tutto questo spazio qui, e appunto questa è la cucina interna, che è molto grande. Qua da mangiare ce n'è molto di più di quello che avevamo a Tenerife. Questi giorni non c'è stata molta roba perché lei ha un po' di problemi, però comunque ci va abbastanza bene. La proprietà si trova a circa 40 minuti di auto da Marrakech, siamo nella completa campagna marocchina, ma adesso poi vi faccio la descrizione della zona più tardi. Intanto andiamo a vedere questa parte di qua. Questa è la cucina esterna e proseguendo di qui c'è la zona dove si mangia durante le belle giornate. Come vedete è bellissimo, c'è una pace assurda perché c'è un silenzio. Questo è tutto il giardino. Ora andiamo di qua. Questa è la casa della signora, che ha su anche una terrazza molto carina. Questa invece è la stanza degli altri 2 ragazzi che sono qua tramite walkie. Questo è sempre tutto loro giardino. Qua ci sono altre stanze, un'altra terrazza e qua inizia la zona degli ulivi, che ne hanno tantissimi. Qui stanno costruendo un'altra stanza con un bagno privato esterno e con un hammam. Qua hanno varie tende che le avevano acquistate quando c'è stato il terremoto qua a Marrakech per aiutare appunto le persone che avevano perso tutto, ma sono arrivati con 6 mesi di ritardo e quindi adesso ce l'hanno qua a far niente. Questa è tutta la loro proprietà, ma non è finita qui perché c'è un'altra parte di là che adesso vi faccio vedere. Là potete vedere sullo sfondo, non so se si vedono bene, ci sono le montagne già innevate perché sì, in Marocco nevica e non c'è solo il deserto. Come appunto vi accennavo prima, siamo nella totale campagna marocchina, infatti qua non c'è niente di turistico, sono proprio solo loro e infatti per raggiungere Marrakech dobbiamo prendere un autobus e fare circa 40 minuti di autobus, ma non è quello il problema. Il problema è che per raggiungere l'autobus c'è circa mezz'ora, 40 minuti a piedi qua in mezzo al nulla, solo che la signora ci ha detto che qui i cani si muovono in branco, anche di 20 cani, e fanno veramente molta fatica a trovare da mangiare, quindi possono decidere che il prossimo spuntino per loro sarai tu e quindi attaccarti, e se sono in 20 capite che è un po' difficile difendersi. Ma un altro grande problema è che comunque qua la rabbia è molto diffusa, quindi basta un piccolo morso graffio e sei spacciato.
quindi mette un po' di ansia a raggiungere a piedi la fermata dell'autobus, però non ci sono altri mezzi. Però diciamo che stiamo vivendo il vero Marocco e non solo la parte turistica di Marrakech o delle principali città. Ora continuiamo il tour. Tutto quello che vedete oltre questo cancello è sempre di proprietà della signora, che si estende fino di là. In giro da qualche parte c'è un asino bellissimo, che se adesso lo trovo ve lo faccio vedere, perché lo spostano 200 volte al giorno e lo legano agli alberi, quindi adesso non so dove l'abbiano messo. Comunque, cosa facciamo qua principalmente? Siamo venuti qua perché in teoria dovevamo fare la raccolta delle olive. In realtà quando siamo arrivati l'avevamo già fatta, quindi in questi giorni abbiamo principalmente potato gli alberi, staccato un po' di erba e tagliato un po' di legna. Questo è quello che facciamo, però è una cosa molto tranquilla perché lei non è quasi mai qua, non ti controlla le ore, ti dice devi fare 22 ore a settimana, calcola tu, gestisci tu, se vuoi farla la mattina, il pomeriggio, vuoi farla in 2 giorni, in 5, questo è quello che devi fare, vedi tu. Poi i weekend dovremo stare via perché qua viene la sua famiglia, quindi lei vuole stare con la sua famiglia senza intrusi, diciamo, però questo weekend lei è andata via, quindi noi abbiamo avuto la possibilità di rimanere qua un po' tranquilli perché tutti gli altri se ne sono andati, ma il prossimo weekend andremo in giro, però ci va benissimo perché tanto volevamo esplorare un po' il Marocco. Qua dietro di me invece c'è tutta un'altra zona, sempre loro, che è la zona dell'orto. Invece là in fondo potete trovare una zona relax che si può raggiungere sia dall'orto che dalla cucina, dove c'è anche un bellissimo micio sordo che adesso non si vede, quindi sarà in giro, ma è quello là il suo angolino. Quindi questo è un po' quello che è successo nell'ultimo mese e ci vediamo nel prossimo video per scoprire meglio questo bellissimo paese.